Ciao a tutti! Oggi vi faccio un video che è stato forse il più richiesto di sempre. Praticamente tutti i giorni ricevo questa domanda, anche più volte, ecco, più domande, ma sempre che riguardano lo stesso argomento. Ma quanti gomitoli devo comprare per fare il tal progetto? Quanti gomitoli mi serviranno? Bene, oggi cercherò di darvi 7 consigli su come, diciamo, quantificare il numero di gomitoli che vi servono in base al vostro progetto e a delle, diciamo, come possiamo dire, situazioni, ecco, che vi possono capitare, cioè ho il filato, non ho il filato, non ho più il bagno di colore, insomma, un insieme di consigli per rispondere alla domanda, penso, più gettonata di YouTube. Iniziamo subito col dire che purtroppo non c'è una risposta precisa, univoca, per tutte le situazioni. Non tutti i progetti, tutte le situazioni. Perché dipende, come vi dicevo poc'anzi, dalla situazione appunto in cui vi trovate. Quindi diciamo che come regola, mi spiace per voi, ma sia che state lavorando ad uncinetto, sia che state lavorando ai ferri, il campione va fatto, perché se no non avete proprio mezzi per quantificare i gomitoli, anche perché chiaramente il quanti gomitoli devo utilizzare dipende dal filato, quindi dal tipo di filato, dal tipo di punto che voglio utilizzare, quindi se, diciamo così, mangia tanto filo o no, dal numero dei ferri che voglio utilizzare, quindi quei progetti magari ariosi, molto leggeri, oppure diciamo ci vogliono punti molto più stretti e quindi devono essere molto più compatti, e a parte appunto la tensione quindi che deriva dal numero di ferri e dal filato, dalla nostra mano, diciamo così, ma in relazione al numero di ferri e il filato, dipende anche da come voglio impostare il mio progetto e come, da quale risorsa, diciamo così, vado a prendere il modello, se è un'idea che io ho in mente oppure un tutorial, delle spiegazioni scritte, insomma, varia tantissimo. Diciamo che come regola così generale, più è grosso il filato, quindi più va lavorato con ferri grossi, e nel gomitolo ci saranno meno metri rispetto ai grammi. Cioè se io ho un gomitolo da 100 grammi, in un filato grosso, ad esempio, posso avere 100 metri. Se invece il filato è sottile, avrò invece più metri che grammi. Sempre lo stesso esempio di prima, magari in un gomitolone, in una cake da 100 grammi, con un filato sottile posso avere magari 400 metri. Quindi questa è l'idea in generale. Poi dipende anche con che cosa, con che attrezzo vogliamo lavorare. Chiaramente con i ferri, che siano circolari, a doppia punta, lineari, i ferri in generale, la lavorazione non cambia. Si utilizza meno filato rispetto alla lavorazione ad uncinetto. Anche lì molto dipende dai punti, ma come linea teorica ecco che l'uncinetto mangia di più, diciamo così, rispetto ai ferri. Quanto di più dipende appunto dal punto che voglio andare ad utilizzare. Fatta questa premessa, ecco che bisogna saper comunque leggere l'etichetta del filato, anche se non avete il filato a casa, ma vi recate in un negozio o volete ordinare
tramite internet, quindi non avete fisicamente il filato, comunque dovete saper leggere l'etichetta e capire quali informazioni sono indispensabili. Io vi leggo così, ad esempio, un'etichetta di una merino, di una lana merino, sapete che è una delle mie lane preferite, ed ecco che ci dà tanti, adesso senza, perché sennò qui succede macello, senza dover per forza andare a vedere la marca, poi sapete con chi collaboro, però questo video non è sponsorizzato da nessuno, ma neanche gli altri lo sono, ma comunque ve lo faccio vedere perché ce l'ho qui, ecco. Quindi, ritornando, cosa ci dice la nostra etichetta? Ci dà delle informazioni, sono tutte informazioni importanti. Vabbè, qui dice peso garantito, quindi questa è un'informazione in più, come il fatto che, io ve lo dico perché sono di parte, sapete che sono dalla parte degli animali, quindi questa merino è mulesing free, quindi gli animali non sono stati seviziati, ecco. Comunque, a parte questo, andiamo al succo. Ci dice come è composta la lana. Qui, ad esempio, 100% lana merino superwash irrestringibile. Ci dice addirittura che è composta, la finezza, scusate, la finezza della lana è di 19 micron, ok? In 50 grammi, quindi questo gomitolo è da 50 grammi, ci sono ad esempio 145 metri. Questo rapporto grammi-metri è proprio la base, è indispensabile per noi saperlo. Però poi vedrete più avanti che anche se non sappiamo dall'etichetta, perché magari il filato ce l'abbiamo già a casa, riusciremo comunque a sapere questo rapporto. Poi ci dice, va bene, come va lavato, altre certificazioni nel caso se c'è, la provenienza, il numero consigliato di ferri o di uncinetti, e poi ci dà le informazioni del colore, quindi il nome del colore con magari il numero del colore, ecco, e la partita, il lotto. Questa informazione è molto importante perché nel caso in cui devo fare un progetto abbastanza grande, io chiaramente devo andare a comprare tutti i gomitoli dello stesso lotto, perché se no cambia il bagno di colore e probabilmente cambia anche leggermente il colore. Adesso vi faccio vedere, ad esempio, due gomitoli dello stesso colore ma lotti diversi. Io spero che oggi, ragazze, si veda qualcosa, perché piove, è buio, ma buio, e ho acceso tutte le luci possibili e immaginabili. Infatti mi scuso se vi fa riflesso la luce negli occhiali, ma purtroppo, a parte che non ci vedo senza occhiali, ma non so cosa fare. Aspettate che vi prendo l'altro gomitolo, dove lo metto? Qua, ok? Spero di non far traballare tutto. Vediamo se si vede. La vedete la differenza? Sono esattamente lo stesso colore, stessa marca, stesso tutto, ma bagni diversi. Questo è più caldo, è un colore più caldo, questo è un colore più freddo. Vi devo dire per onestà la verità, sono stati comprati in anni diversi, quindi anni proprio, e quindi c'è questa grande differenza. Probabilmente se uno prende dei bagni uno successivo all'altro non è molto, cioè non è così visibile magari, però comunque voi dovete sempre controllare il lotto e cercare di prendere i gomitoli tutti dello stesso lotto, altrimenti succede un pasticcio. Anche in questa cosa più avanti vi darò dei consigli nel caso in cui purtroppo non riuscite a recuperare tutti i gomitoli che vi servono dello stesso bagno. Quindi partiamo e parliamo del campione.
Se non sapete come si realizza il campione e come si fanno, diciamo così, due calcolini, vi lascio qui sopra e nel box informazioni il link al video dedicato dove lo spiego proprio per bene, vi faccio vedere anche come si prendono le misure per sapere il rapporto appunto che c'è tra le maglie e i ferri piuttosto che le maglie e le righe se si tratta di uncinetto. Iniziamo con un primo campione che ho fatto. Io mi sono messa il cartellino perché ve ne ho fatti diversi in maniera da farvi capire. Questo campione l'ho fatto, mi è sembrato che andasse bene come tensione, non l'ho lavato, l'ho solo lavorato e poi sfumato un po' con il vapore del ferro da stiro leggermente, così senza toccarlo, per cui ecco non lo vedete perfetto perché non l'ho bloccato comunque, e appunto ho fatto questo campione. È molto più grande di 10 cm x 10 cm perché chiaramente noi 10 cm, questo appunto è un campione classico a maglia rasata, li dobbiamo prendere all'interno della maglia rasata, ma cercare di non arrivare proprio ai bordi. Perché? Perché la maglia del bordo è sempre difficile da conteggiare. Quindi questo mio campione l'ho lavorato ad esempio a maglia rasata con i ferri numero 4 in 10 cm per 10 cm, ho 22 maglie e 30 ferri. Però come vi ho detto io l'ho fatto più grande, quindi io l'ho fatto di 30 maglie totali e 39 ferri. Vediamo se è vero. Sì, è vero. L'ho anche pesato perché in questo caso mi serviva pesarlo, poi vi spiego bene il perché. E questo pesa 10 grammi di filo, ok? Poi cosa ho fatto? Ho lavorato con lo stesso filato identico, preciso e spiccicato, ma anziché con i ferri del numero 4, con i ferri del numero 6. Attenzione, sempre 30 maglie, vediamo, sì, 30 maglie per 39 ferri. Qui la tensione è di 16 maglie per 23 ferri, quindi ha una tensione chiaramente diversa, lo si può vedere. Ve li metto, aspettate che se ci riesco, vicini. Vedete quanto è più grande, eppure ecco, guarda, mi sono trovata il modo di farvelo vedere. Eppure il numero di maglie avviate e il numero di ferri lavorati sono uguali, ho solo cambiato il numero di ferri, 4, 6. Vedete che differenza? Adesso vi faccio vedere un'altra cosa. Se però cambio il punto e non lavoro con la maglia rasata, ma lavoro sempre con i ferri numero 4, cioè la tensione che a me piaceva di più, ma con la maglia al legaccio, sempre 30 maglie per 39 ferri, guardate qui la differenza. Allora, chiaramente in larghezza sono le stesse maglie, quindi è uguale, ma in altezza, vedete, è molto più corto. Quindi se io lavoro con questo punto rispetto alla maglia rasata, è chiaro che avrò bisogno di più filato, perché infatti qui 10 per 10 sono 22 maglie uguali, ma 40 ferri. Qui invece ne avevo 30 di ferri, 10 in più. 10 in più e attenzione, ed è più corto. Perché ho avviato, come vi ho detto, le stesse maglie, ho lavorato gli stessi ferri. Ma anche il peso, quello che vi dicevo prima, qui pesava 10 grammi, questo siccome ha esattamente lo stesso numero di maglie e ferri, è chiaro, pesa uguale, ma copre un'area veramente più piccola, per cui se io dovevo fare un'area grande quanto questo, era chiaro che pesava di più. Questo è per spiegarvi il rapporto che c'è tra il peso del filato e la lunghezza in metri appunto che vado ad utilizzare quando poi lo lavoro. Quindi a parità di peso vedete come è differente. Quello grande, se questo pesava 10,
quello fatto con i ferri, scusate, al contrario, i ferri del 6, pari numero di maglie e ferri, pesa 12 grammi. Però guardate quanto è più grande. Questo per quanto riguarda la maglia. Come abbiamo detto, ci sono punti che mangiano di più, vedi il legaccio, e punti che mangiano di meno, quindi punti che rendono di più e punti che rendono di meno. Sui punti chiaramente che mangiano di più e rendono meno, io utilizzerò più filato, così come le trecce, così come tutti i punti 3D. Scusate, passa un'ambulanza, sono qua in knitting room e purtroppo. Adesso parliamo dell'uncinetto, stessa cosa ma con l'uncinetto. Partiamo da questo qui. Qui ho utilizzato un uncinetto numero 4, stesso filato, cambia solo il colore, ma è lo stesso filato. Un uncinetto numero 4, ho lavorato a maglia bassa e 10 cm per 10 cm sono 18 maglie per 22 righe. In totale però, per fare questo campione è sempre la stessa cosa di prima, io devo prendere 10 cm per i 10 cm, ma il campione è meglio farlo più grande perché se no le conto male. Infatti ho messo 24 maglie e 27 righe ho lavorato, ok? Stesso identico l'ho fatto ma a maglia alta, quindi sempre uncinetto numero 4, sempre 27 maglie per, scusate, 24 maglie per 27 righe, quindi è uguale, ma qui appunto è cambiato il punto, è più grande, è leggermente più grande. Cambia anche il peso però, perché chiaramente questo è un punto molto più chiuso, molto più spesso e pesa 12 grammi. Vi faccio vedere la differenza. È uguale, è il campione, vedete che è uguale rispetto alla maglia, quello che vi dicevo prima che pesa di più, questo ne pesa 10, questo ne pesa 12, immaginate un maglione intero, no? Ok? Mentre questo che è fatto a maglia alta, qui ho scritto 10 grammi, ma in realtà poi qui in Knitting Room avevo la bilancia di precisione, ne pesa 11, quindi questo 11 e questo era 12 e qualcosa con la bilancia di precisione. Quindi chiaramente più il punto è stretto, è compatto, più pesa e stessa cosa dei ferri, rende meno quindi di un punto più ampio, più arioso. Ok? Quindi questi sono i campioncini che vi ho fatto per farvi proprio vedere il rapporto grammi-metri. Chiaramente, se avete delle domande, c'è qualcosa che non capite, io vado abbastanza veloce perché quello che ci interessa non sono le premesse, ma quanti gomitoli alla fine mi servono. Ecco, comunque, se avete delle domande fatemele qui sotto che poi vedrò se rispondere per iscritto oppure fare un video dedicato. Ok, iniziamo dalla prima ipotesi, quella più semplice. Ho il filato, quindi per qualche motivo io ho già magari un solo gomitolo di filato e voglio sapere, quindi con il gomitolo che voglio utilizzare, voglio sapere però quanti altri gomitoli dovrò comprare per fare il mio progetto. Ora, parliamo del progetto più difficile da conteggiare, cioè un maglione, perché su una copertina, su cose del genere è molto più semplice e intuitivo, invece sul maglione no. Cosa possiamo fare? Allora, se io ho il filato e voglio sapere di quanti gomitoli ho bisogno, cosa faccio? Faccio il campione. Mi raccomando, il campione deve essere fatto con il punto principale che voi andate a lavorare sul vostro maglione. Poniamo che lo voglio fare a maglia rasata, ma anche se dovesse avere una treccia, ecco che magari o lo faccio con la treccia centrale o faccio due campioni
Oppure magari è solo una treccia molto semplice, non molto pesante, non molto lunga, non molto grande, posso anche dire va bene, ok, conteggerò un gomitolo in più, ecco, perché comunque in tutti questi consigli che vi do, mi raccomando, il gomitolo in più prendetelo sempre. Io addirittura, quando magari voglio replicare un maglione perché mi è piaciuto molto il modello, me lo voglio fare in un altro colore, magari utilizzando appunto lo stesso filato e tutto, io il gomitolo in più comunque lo prendo, perché non si sa mai, qualsiasi cosa succeda io ce l'ho. In più è vero che voi dite è una spesa, sì, è una spesa. Se volete rischiare, rischiate, cioè siete libere, non è che se ve lo dico siete obbligate. Però ecco, io ho visto che penso, mi faccio un maglione a mano, ci metto tanto tempo, mi scelgo la lana che voglio, il punto che voglio, me lo faccio proprio su misura, e che cavoli, cioè un gomitolo in più non è che mi cambia la vita. Ecco, comunque, chiuso questo discorso, cosa faccio? Faccio appunto il campione con il punto che voglio utilizzare. A questo punto peso il campione, nel mio caso 10 grammi. Poi devo trovare, perché se siete esperte non state guardando magari il video, perché i conti li sapete già fare da soli. Chiaramente se non siete esperte cosa potete fare? Avete in mente di fare un maglione magari ecco come questo qui, un collo alto, maniche lunghe, poi vi spiego anche un trucchetto, e quindi prendete un maglione che avete già, non importa che sia di lana piuttosto che una maglietta, piuttosto che è un capo simile a quello che volete realizzare. Quindi se io voglio realizzare un maglione appunto con la manica lunga abbastanza strettino, ne prenderò uno così. Certo, se voglio utilizzare invece un maglione over, non posso prendere un maglione strettino, perché sennò i calcoli iniziano a sfasarsi già da subito. Ecco, non andiamo a immaginazione, cerchiamo di prendere già un maglione, una maglia, una maglietta che abbia più o meno quella vestibilità. E poi cosa faccio? La metto bene su un piano, su un tavolo, prendo il mio campione e inizio più o meno a dire quanti campioncini mi servono per coprire l'area del maglione. È facile, perché voi iniziate ad appoggiare il maglione, magari mettete 2 spilli per capire dove avete già preso la misura, e quindi poniamo, no? Allora iniziamo qui, iniziamo a fare magari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, così con il maglione appoggiato. O potete anche fare il 7,5, ecco, cioè non è che dovete andare a un campione, potete anche dire, ah beh, per qua, per il, vediamo un attimo, qui io, 1, più o meno 2, adesso vuoi vedere che mi viene giusto, ecco, 3, però potrebbe essere 3,5, E quindi faccio questo conteggio, mi raccomando, visto che io ce l'ho appoggiato sul tavolo, chiaramente una volta che ho conteggiato l'area, devo fare per 2, perché il maglione ha il davanti e il retro che va lavorato. Quindi so che ci sono voluti quanti? 30 campioncini. Allora io faccio 30 per il peso del mio campione, se ho già il filato, ve l'ho già detto, quello che voglio utilizzare, no? 30 campioncini per il peso del mio maglione, per il peso, scusate, del mio campione, e mi viene esattamente quanti grammi di filato mi servono. Ve lo faccio con la calcolatrice, quindi abbiamo detto 30 campioncini per il peso del campione, 10 grammi, fa 300 grammi di filato. Quindi in base a quanti grammi ha il gomitolo intero, ad esempio questo è da 50 grammi, non faccio nient'altro che 300 diviso 50 e mi dice che devo comprare 6 gomitoli. Io vi consiglio 7, quindi 6 più 1.
per star tranquilli. Chiaramente se il mio gomitolo pesa 100 grammi, saranno 300 diviso 100, quindi 3 gomitoloni. Lì vedete voi, io vi consiglio sempre di fare più uno perché magari vi fate anche il cappello uguale, ok, però vedete voi se rischiare e prendere solo i 300 oppure andare sul sicuro e prenderne 400. Nel secondo caso non ho il filato, che è quello poi, è il classico caso, no? Non ho il filato, quindi come faccio? Vediamo anche qui le varie situazioni. Ad esempio, sto seguendo un modello, un tutorial, ma devo cambiare taglia. Non avendo il filato, come posso fare? Dunque, diciamo che in generale, ma prendetela proprio con le pinze, in generale, se si sta utilizzando un filato sottile, diciamo da utilizzare più o meno con i ferri del 3 del 4, per ogni taglia in più dovrei prendere un gomitolo. Se invece sto utilizzando un filato medio, cioè che lavoro con i ferri dal 4 al 6, dovrei prendere circa 2 gomitoli in più per ogni taglia, 2 gomitoli in più. Se sto utilizzando un filato grosso, quindi ferri 6-8, per ogni taglia devo prendere in più 3 gomitoli. Chiaramente vale anche il contrario, cioè devo fare una taglia più piccola, dovrò prendere un gomitolo, 2 gomitoli o 3 gomitoli in meno. Ricordiamoci che però da questo ragionamento non sempre dovete calcolare comunque un gomitolo di sicurezza. Io continuo a dirlo perché non vorrei mai che qualcuno vede il video e poi mi dice: me l'hai detto tu di far così, mi manca. No, calma. Oppure nel modello o nel tutorial vi dicono le misure, ok? Quindi facciamo l'esempio. Io sto seguendo un modello di una persona che come giroseno, che poi è quello diciamo che per le donne cambia di più, ma potete prendere o il busto, negli uomini magari la pancia, comunque dipende anche da che misure vi danno. Diciamo che dalla misura, quella che cambia di più per noi, perché una donna può avere la mia stessa misura in tutto ma non di seno, ecco. Quindi solitamente per noi prendiamo il nostro giroseno. Poniamo che il giroseno del tutorial che sto seguendo, del modello che sto seguendo, è di 80 cm. Io invece in questo momento sono 100 più o meno, e vabbè, sorvoliamo su questo, sono 100. Quindi cosa devo fare? Devo fare così. Se la persona che ha fatto il tutorial, ad esempio, ha consumato, ha utilizzato 400 grammi per fare quel modello, però lei ha 80 centimetri di giroseno, di circonferenza, io che ho 100 centimetri di giroseno, quanti grammi dovrò prendere di quel filato, oppure quanti metri? Certamente di quel filato, io faccio una taglia in più, ma dello stesso filato, chiaramente, che mi consigliano, perché se no sfaso tutto. Prendiamo sempre la nostra calcolatrice e facciamo il calcolo. Allora, se per lei 80 di circonferenza seno sta, diciamo così, a 400 grammi di filato totale, io che ho 100, quanti ne devo prendere? Farò 400 per 100, quindi il totale peso suo dei gomitoli del suo modello per il mio giroseno da 40.000, lo divido per il suo giroseno, quindi lo divido per 80 e mi dà 500. Quindi
Poi vi metto magari una grafica con questo ragionamento, così lo vedete scritto e vi torna meglio. Quindi, vedete, lei aveva 80 centimetri di giroseno, ha utilizzato 400 grammi, io ne ho 100, devo utilizzarne 500. Ok? Questo è quello, diciamo così, se andiamo a misure. Un altro caso potrebbe essere quello che non ho il filato, sto seguendo un tutorial, ma voglio cambiare punto. Quindi, cosa faccio? Allora, ragiono in percentuale. Quindi, posso prendere un filo che ho a casa, diciamo così, simile per più che altro, sì, per campione, ma anche come grossezza, Quindi un filo simile a quello che utilizza la persona nel tutorial o nel modello, nelle spiegazioni, e mi faccio un campione come dice appunto il tutorial o le spiegazioni. Quindi poniamo che loro lavorano a maglia rasata. Bene, danno quindi 10 cm per 10 cm a maglia rasata, ho tot ferri e tot maglie. Io faccio anch'io il campione seguendo le istruzioni. Poniamo maglia rasata come appunto il tutorial, ma io lo voglio fare a maglia legaccio. Quindi un primo campione lo faccio come sono le spiegazioni. Un secondo campione lo faccio come voglio farlo io, il maglione. E poi cosa faccio? Peso il campione fatto seguendo le istruzioni, quindi con il punto del modello, e il campione del punto che voglio utilizzare io. E vedo che in che percentuale cambia il mio punto. Facciamo l'esempio. Loro lavorano a maglia rasata, quindi io faccio il mio maglia rasata, lo peso sono 10 grammi, poi lavoro con col punto che voglio utilizzare io e sono, stesso campione chiaramente, e sono invece 15 grammi, quindi vado a fare il conteggio della percentuale e vedo che col mio punto praticamente consumo un 50% in più. Anche qui dopo vi lascio la grafica, così non facciamo macelli. Quindi cosa succede? Devo fare questo conteggio, prendo sempre la mia calcolatrice e faccio il conteggio. Quindi abbiamo detto che è un 50% in più, quindi se nel tutorial mi dicono devi utilizzare 500 grammi, o meglio, la persona ha utilizzato 500 grammi, chiaramente abbiamo la stessa taglia o comunque dà le indicazioni per le taglie, se no prima mi devo fare il conteggio per sapere la taglia in più o in meno e poi devo fare questo, devo fare 500 più il 50%, non mi viene, scusate, ho fatto qualcosa, 500 più 50% e sono 250 grammi in più. Quindi cosa vuol dire? Che io anziché comprare 500 grammi di filato ne devo comprare 750. Poi anche lì vado a fare i conteggi per sapere quanti gomitoli sono. Quindi anche in questo caso, se voglio cambiare il punto, ecco, seguo questo consiglio. Un altro esempio, un'altra ipotesi è: non ho il filato, seguo un tutorial, delle spiegazioni, un modello, e però quel filato non c'è più. Quello che capita ogni tanto a me. Nei video magari molto vecchi ho lavorato con alcuni filati che ad oggi non ci sono più. Cosa si può fare? Si va a verificare che filato ha utilizzato la persona, quindi devo utilizzare, se voglio seguire
ecco, quelle spiegazioni, un filato che sia simile. Ma simile in che senso? In tanti sensi, perché deve essere prima di tutto simile come rapporto peso-metri, ma deve essere simile anche come tensione del filato, cioè devo più o meno utilizzare anche gli stessi ferri che utilizza lei. Ecco, io dico ferri perché non avendo in mano il filato non potete fare voi il campione e verificare la vostra tensione. Quindi diciamo che i ferri consigliati in un altro filato che voglio comprare devono essere simili, quindi devo verificare il rapporto metri con il peso, grammi, e più o meno i ferri consigliati. Poi devo anche verificare che sia compatibile anche come tipologia di filato, di prodotto, perché chiaramente se io vado a fare un maglione che la persona che ha scritto, il designer che ha scritto le spiegazioni o che ha fatto il tutorial ha utilizzato un filato, magari ecco, una lana, facciamo così, una lana merino, quindi molto ritorta, senza pelo o comunque con pochissimo pelo, e io invece voglio andare a utilizzare un filato che è peloso e magari ha dentro anche le paillette, le perline. Vediamo se ce l'ho. Eccolo qui, il mio, un altro dei miei preferiti. Un filato del genere che ha dentro le paillette, che comunque pesano, ed è molto peloso. È chiaro che lì è andata a fortuna, perché non riuscite a fare un calcolo, o comunque è un calcolo veramente molto approssimativo. Però se io più o meno, ecco, utilizzo in questo caso lo stesso filato o comunque la stessa tipologia di filato, posso basarmi sulle istruzioni comunque che dà la designer, quindi con un filato simile in varie caratteristiche, ecco che mi posso comunque affidare al suo conteggio dei metri, dei grammi che ha utilizzato magari per la sua taglia o per le varie taglie. Un altro consiglio di un'altra situazione in cui vi potete trovare è: voglio seguire il tutorial, appunto le spiegazioni, ma voglio fare delle modifiche. Chiaramente però il filato deve essere o simile o lo stesso. Voglio fare delle modifiche, ad esempio il maglione, le spiegazioni sono per un maglione con le maniche e io le maniche non le voglio. Come posso fare? Qui veramente si va a spanne, perché non abbiamo il filato per fare i conteggi, insomma si va un po' a spanne. Si possono fare i conteggi di prima, cioè con un filato simile, poi andare a calcolare, cioè tutti i consigli di prima si possono applicare comunque anche in altri casi, ecco. Ma se vado a spanne, un ragionamento molto empirico è questo: la designer l'ha fatto con le maniche, io le maniche non le voglio, quindi cosa faccio? Vedo quanto filato, solitamente danno il peso, quindi quanti grammi di filato ha utilizzato, stessa taglia, o se no prendo il consiglio di prima per calcolare la mia. Poniamo che lei ha utilizzato 400 grammi di filato e io quindi non voglio comprare 400 grammi perché non voglio le maniche. Allora faccio così: divido i suoi grammi in 4, quindi 400 diviso 4 mi dà 100 grammi. Vuol dire che io, se non voglio le maniche, cosa faccio? Questi 100 grammi li moltiplico per 3. Io dico per 3 per stare ampiamente, ecco, dentro il diciamo così, comoda, sicura che non mi manchi filato. Ma se no, addirittura se proprio non le voglio proprio neanche la mezza manichina,
teoricamente potrei anche dividerlo in due, prendere la metà del filato, ma rischiate perché poi bisogna vedere il modello, se è un modello scampanato, se è un modello largo, se è un modello, fate sempre diviso 4, quello che vi dà lo moltiplicate per 3. E questo è appunto un'ipotesi. Invece il contrario, lei non ha fatto le maniche e io voglio delle maniche lunghe. Cosa faccio? Prendo i grammi che ha utilizzato lei, ad esempio 200 grammi, li divido in 2, quindi 100 grammi, e poi vado a moltiplicare o per 3 se voglio una manichina oppure per 4. Ok? Quindi vado così, diciamo, andare un po' alla cieca in questo senso, sono conteggi proprio molto empirici, però ecco, è l'unica cosa magari che potete fare è questa. Un altro consiglio: non avete il filato, non riuscite a fare i conteggi, non volete fare i conteggi o comunque avete paura di aver conteggiato male, allora cosa potete fare? Se andate in una merceria, chiedete chiaramente alla persona che c'è in merceria, che un consiglio ve lo dà. Se comprate online, sicuramente ci sarà un numero di telefono a cui rivolgersi, un numero verde. Ecco, chiamate il numero verde e chiedete consiglio. Niente, quel giorno lì è festa, non c'è nessuno, voi avete bisogno di saperlo. Non chiedete a me, non mi scrivete chiedendomelo, guardate questo video. No, scherzo. Cosa potete fare? Potete andare a chiedere in un gruppo, in un social, dove c'è un gruppo di persone, appunto un gruppo mail, un gruppo uncinetto, nel mio caso il gruppo della Knitting Room, ma comunque se state seguendo magari il tutorial anche di una youtuber, andate a chiedere nel gruppo della youtuber che sicuramente vi dà il consiglio. Perché dico non a me adesso? Ho scherzato, ma perché dico così? Perché molte volte mi viene chiesto: io ho visto questo modello, questo filato su Pinterest, mi mandano la foto e mi dicono: volevo farlo con questa tipologia di filo, quanti gomitoli devo comprare? Osteria, cioè se non ho delle informazioni non riesco ad aiutarvi, e siccome io non l'ho lavorato quel maglione perché non è un progetto mio, diventa difficile e soprattutto rischiate che ci sia uno sbaglio da parte mia, anche perché come vedete ci sono vari calcoli da fare, varie informazioni da avere, soprattutto come dire, non vedendovi, non sapendo di preciso come rende il suo filato, il vostro filato, cioè va a finire che o ve ne faccio comprare una quantità assurda per star dentro ed essere sicurissimi, oppure se cerco di essere più obiettiva e quindi darvi un mio parere, però è possibile che me ne faccio comprare magari di meno. Quindi la prima cosa è proprio rivolgersi o a chi vi vende il filato o chi vi dà le spiegazioni, se vi può aiutare, ma non è detto, perché come sapete a me, io ricevo tantissimi messaggi dove mi dicono mi aiuti in questo e in quello, magari non vi rispondo subito, voi magari avete premura di comprarlo per qualche motivo. Ecco che secondo me il social è diciamo una via di mezzo, perché vi posso rispondere io, ma vi possono rispondere anche delle altre persone che magari hanno lavorato quel filato che voi avete scelto. Adesso vediamo la situazione peggiore, quella tragica. Sto facendo un maglione, mi ero fatta dei conteggi, pensavo fossero giusti e invece mi manca del filato, ma non c'è più il lotto di colore giusto. Cosa posso fare?
Allora, modifico il modello, infatti io, se vedete, lavoro sempre prima il corpo e poi le maniche, perché se magari sto lavorando un maglione che ha manica lunga, mi manca del filato, posso fare la manica a 3/4, ma il maglione corto magari non me lo voglio fare, quindi cerco di modificare un po' il modello se si può, oppure cambio il colore del filo, prendo un filo esattamente stessa marca, stesso modello, stesso tutto, ma di un colore diverso, e cosa faccio? Una furbata. E qui entra in gioco il perché ho messo questo maglione oggi. La vedete la furbata? Se vi piace, chiaramente. Cosa ho fatto? Ho cambiato il colore e ho fatto finta, diciamo così, ho fatto un'aggiunta. Io ho fatto proprio un'aggiuntona, perché guardate quanto me ne mancava. Cioè, io non so quella volta lì come ho fatto i conteggi, me ne mancava tantissimo. Quindi cosa ho fatto? Ho fatto finta che ci fosse una manica a 3/4 che finisse qui, quindi ho fatto un finto polsino e ho aggiunto poi in più quello che mi mancava di un altro colore. La stessa cosa l'ho fatta poi per il fondo, vediamo così, ecco, in maniera che avesse un senso, anche se in realtà non è che mi mancava per le braccia e per il fondo, mi mancava solo per le braccia. Io in realtà l'avevo finito, ma ho deciso di farlo così anche per il fondo, quindi fare qualche furbata. Oppure potete iniziare lavorando a righe, quindi una riga del colore, diciamo, principale e una del secondario, fare la manichina a righe, oppure il pezzo sotto a righe, ecco. Oppure potete lavorarlo jacquard, quindi arrivare con il colore fino a un certo punto e poi inserire i motivi jacquard e finirlo con il colore secondario. Ecco, lì bisogna andare un po' così di fantasia e mettere una toppa in maniera che si riesca a portare a termine appunto il lavoro. Oppure potete cambiare il punto di lavorazione e quindi sempre con un colore diverso cambiare il punto e fare dei bordi con un punto diverso, in maniera che appunto vi piace di più, si crea uno stacco. Oppure nella situazione più come dire, proprio quella più catastrofica, non ho fatto attenzione, ho riordinato il filato e mi è arrivato un filato di lotto di colore di bagno diverso. Ok, se non è una cosa esagerata, potete provare a lavorarlo in una maniera, io ho fatto un video, ve lo lascio qui, in una maniera da sfumare, diciamo così, il gomitolo del lotto che avevate con quello del lotto nuovo. Se è una cosa del genere, allora si vedrà, ma lì dipende se vi piace o non vi piace, ecco. Se invece sono molto più vicini, si maschera veramente bene. Appunto, come vi ho detto, vi lascio qui sopra e nel box informazioni il link, in maniera che così andate a vedere anche questa, in questo caso, cosa potete fare. Bene, per oggi è tutto. Io spero con questo video di avervi aiutato e vi chiedo per la prima volta vi chiedo un favore. È un favore personale, cioè fate un favore a me personalmente e fate un favore magari anche a delle altre persone che questo video non l'hanno visto. Condividete il più possibile su tutte le piattaforme, WhatsApp, mandatelo in ogni dove, nell'angolo più sperduto del mondo, mandate il link di questo video, mandate questo video in maniera che così
anche se le persone non sono iscritte al mio canale, non lo sanno, vengono a sapere come poter fare nei vari casi e soprattutto più diffondiamo come si fa per calcolarsi appunto i grammi, i metri di filato, meglio è per tutti, anche per me, perché così chi non vede questo video, se voi lo mandate, lo vede e mi risparmia un sacco di lavoro e un sacco di tempo che io ci metto per rispondere nei commenti alla domanda principale che mi viene fatta più volte al giorno, e cioè proprio quanto filato mi serve. Siccome, come avete visto, sono dei calcoli, più calcoli, io magari non ho informazioni, quindi è un andi e rivieni di mail, ci impiego tantissimo a darvi questo consiglio, a consigliarvi appunto quanto comprarne, quindi condividetelo in ogni dove. Io vi ringrazio, per oggi è tutto. Se questo video vi è piaciuto mettetemi un like e non dimenticate di iscrivervi cliccando qui sotto iscriviti e la campanella, e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!